2, 1. Buonasera a tutti, questa sera Buonasera. parleremo di un olio che è poco conosciuto ma molto usato, è l'olio di origano. Tutti conoscono l'origano ma pochi conoscono gli innumerevoli benefici dell'olio di origano, e lo faremo con la nostra Lucia, che è esperta di naturopatia, conosce bene l'argomento, ci aiuterà a scoprire i 10, perché siamo riusciti a andare a cercarli praticamente tutti, dell'olio. Infatti vedremo che l'olio essenziale di origano ha un sacco di usi, in primis quello più conosciuto, l'origano, ci viene in mente la pizza, e si potrà usare anche quello, perché poi ricordiamo che quelli doTERRA sono edibili, quindi mi raccomando pochissimo. Tu hai fatto, Lucia, la prova con l'olio Sì, essenziale? stuzzicadente appoggiato dentro e messo mescolando così, perché altrimenti è troppo forte, è proprio È, puro, è ne basta poco. fortissimo, è fortissimo. Quindi, oltre agli aspetti alimentari, vedremo insieme questi 10 aspetti, guardateveli tutti perché sono importanti. Tra l'altro, Lucia, l'olio essenziale di origano ha un ingrediente. Perché ha così tanti aspetti? Giusto? Perché contiene il Carvacrolo. bravissima, il carvacolo, che è molto conosciuto per essere particolarmente efficace contro virus e batteri. Quindi andremo insieme a vedere tutti gli aspetti, gli usi e benefici che ci porterà l'olio di origano. Quindi questa sera parleremo dell'olio essenziale di origano. Come tutte le settimane parliamo di un olio particolare, quindi andate a vedere anche gli altri video, mettete mi piace, e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, così non vi perdete nessuna delle nostre pubblicazioni, e soprattutto ci aiutate a crescere, ok? Quindi partiamo subito, parto io, Lucia, con il primo aspetto dell'origano, e quello io l'ho provato, è utilissimo per il raffreddore. Il raffreddore, che è un malanno di stagione, l'olio di origano lo si può usare facendo i vapori, con una pentola d'acqua bollente, perché in aromaterapia col diffusore è un pochettino più leggero. Invece, per avere quell'effetto proprio diretto, l'olio di origano basta metterne pochissimo, mi raccomando, non più di 2 gocce in una bacinella d'acqua calda, classico asciugamano sulla testa. I sulfamigi sono molto utili per il raffreddore. Io poco tempo fa ho avuto il raffreddore, ho provato, io personalmente non gradisco tanto l'aroma, però devo dire che effettivamente nel giro di pochissimo il raffreddore è proprio, ho visto un miglioramento, anche se non ha quella percezione balsamica della categoria degli oli balsamici, però il rosmarino è molto forte. Origano. Sì, scusate, l'origano è particolarmente indicato per il raffreddore. Questo è il primo punto. Il secondo punto è usato come dentifricio, cioè nel dentifricio, in aggiunta, proprio perché appunto il carvacrolo in azione sui batteri e virus, anche a livello poi della nostra bocca andiamo proprio a creare quell'antibiotico naturale che dicevamo prima delle sue funzionalità, ma proprio a uccidere questi germi batterici, eccetera. Quindi diamo un aiuto, un sostegno alla nostra igiene quotidiana E dei parlando di igiene, passiamo al sapori. punto numero 3 dell'origano, che è purificare. Purificare, quindi tu dicevi germi batteri, quindi utilissimo per abbattere la carica batterica e germicida che abbiamo, i germi che abbiamo in casa. Quindi l'olio d'origano, in questo caso in diffusione, si consiglia anche di aggiungere il timo, perché ha in questo specifico caso delle caratteristiche simili. Quindi terzo punto, una purificazione non solo fisica, quindi germi e batteri, ma anche proprio a livello energetico. L'origano è un potente purificatore. Prego. Eh sì, nel quarto punto noi andiamo con asma e bronchiti. In questo caso lo possiamo preparare come il Vicks che si usava un tempo, cioè creare 30 ml di prodotto di olio
comunque vettore, mettere 1-2 gocce, poco perché questo è veramente puro, quindi ci tengo, e diluito praticamente in questo preparato, e massaggiato proprio sul petto, un'azione ancora più forte anche sui piedi, perché ricordiamoci che la riflessologia plantare ha un'azione potente perché penetra e passa immediatamente in tutti i nostri distretti. Quindi questa è un'azione ripetuta durante la giornata che può essere ottima. Perfetto. Sì, vai, poi parleremo. C'è tanto da dire, però concentriamoci. Sì, infatti, perché sennò noi ci perdiamo. È vero, è Punto vero. numero 5 è proprio per la sua caratteristica antinfiammatoria. Come tanti sanno, io mi occupo anche di atleti sportivi, essendo fisioterapista e osteopata, lo uso tantissimo per i problemi di infiammazioni articolari, ma non solo quello, anche quando ci sono delle componenti reumatiche o reumatologiche, quindi per le artriti, magari che non sono ancora in artrosi, però nello stato infiammatorio va benissimo per le artriti, quindi dolori articolari, ma anche dolori muscolari e tendinei. Leggevo di uno studio che stanno facendo, quindi però è ancora in fase di training, sul tunnel carpale, perché proprio va ad agire a livello muscolo-fasciale, quindi sulla fascia che va a bloccare il tendine del tunnel carpale. Poi per esempio l'olio di origano l'ho fatto usare alla mia mamma perché soffre di alluce valgo, eccetera, e devo dire che mi ha detto che piano piano sta vedendo dei miglioramenti, quindi ottimo anche per questo. E non ci dimentichiamo dei nostri dolori mestruali, perché l'olio d'origano agisce e aiuta anche in questo senso. Lo possiamo utilizzare sia nel bagno, ma essendo comunque leggermente, cioè arrossa un pochettino, molto forte, quindi per le pelli molto sensibili, direi di utilizzarlo diluito in un olio sempre e massaggiato direttamente. Viene utilizzato anche nel bagno, ma io personalmente consiglio l'utilizzo in olio. Sì, infatti Quindi quando massaggiato abbiamo queste sull'addome, ecco, quando sì, guardavo gli studi che stanno facendo nel documentarmi sull'origano, oltre allo studio di cui parlavo prima sul tunnel carpale, sembra che sia particolarmente efficace, ma anche questo in corso di studio, sulla candida, che è uno dei problemi sì, legati alla sfera genitale femminile. Ok, passiamo al punto numero, ho perso il conto, 7. tecnica. 7. L'origano, come tanti anche altri oli, può, usato solo oppure usato anche in combinazione con altri oli, aiutare a alzare le difese immunitarie. Quindi quando noi lo usiamo anche per altri scopi, ricordiamoci che ci sta comunque dando una mano ad alzare le difese immunitarie. Quindi gli oli essenziali sulle difese immunitarie hanno quella caratteristica come quando parlavamo, ti ricordi, dell'On Guard, no? Questa miscela per le difese immunitarie che va non tanto a essere un antibiotico, ma in questo caso l'origano sì, però dimezzano il tempo di replicazione dei virus, quindi i virus diventano più lenti e il corpo riesce ad aggredirli e a vincere facile, insomma. Quindi A questa è vincere una cosa, facile. a vincere facile. Questa è una cosa molto importante perché ricordiamoci che qualsiasi malattia da cui noi riusciamo a vincere, quindi a sviluppare anticorpi, è una malattia che abbiamo vinto. Quindi direi che è una grande conquista alzare le difese immunitarie. Ricordiamo sempre di abbinare una sana alimentazione, una vita corretta, eccetera, ma questo è quel quid in più che ci aiuta a vincere facile. Ok. E come ottavo punto è per quanto riguarda la digestione, ma anche a volte l'indigestione di alcuni cibi. Lo possiamo tranquillamente utilizzare per favorire questa nostra digestione quando è affaticata, che crea aerofagia a volte appunto, nella nostra pancia. E Perfetto. è Sì, utile, guarda, utilissimo per tante cose. sì, guarda, un punto che non c'è tra i punti, ma io tempo fa, però ogni tanto viene fuori nei video che ho un problema particolare, ho una maculopatia agli occhi e usavo l'olio
di incenso insieme all'olio di origano, proprio per le due proprietà combinate, e le mettevo in una capsulina di quelle che vende doTERRA, le capsule vuote, no? Io dopo che le prendevo dicevo, mamma mia, mi sembra di aver mangiato origano, ma le prendevo dopo cena, dicevo, ma avevo questa sensazione come se mi aiutasse proprio a svuotare più velocemente lo stomaco, a digerire. Ecco, è un olio forte, per esempio, dicevo prima, la mia mamma lo usa, però lei diceva, ma non lo digerisco. Poi invece ha iniziato a metterlo nel miele e mi ha detto che è più facile, insomma. Poi dicevo, insomma, per belli apparire bisogna un po' soffrire, quindi, insomma, se l'effetto poi è. Quindi passiamo al punto numero 9, che è il motivo per cui è più conosciuto tra chi usa gli oli essenziali, è che l'origano è un antibiotico naturale. Attenzione, qui deve scattare per forza il disclaimer, perché è considerato un antibiotico naturale, ma prima di sostituirlo a un antibiotico consultate il vostro medico o valutate bene tramite uno specialista qual è il problema per cui state usando l'antibiotico, ok? Quindi questa è un'indicazione generale. Per esempio, l'origano funziona bene come antibiotico ed è molto efficace per l'Escherichia coli, che è un problema sottovalutato ma molto presente. Quindi quando anche chi ha problemi di colon irritabile, piuttosto che, come dicevamo prima, è un digestivo, aiuta per le indigestioni, eccetera, ma è particolarmente attivo a livello intestinale, quindi se ha un problema di diarrea, dissenteria, una goccia di olio essenziale di origano, una e non di più, in una capsula, che secondo me è il modo più veloce e più diretto, perché le capsule gel si sciolgono velocissime e si sciolgono al punto giusto, quindi passano lo stomaco e vanno ad agire dove devono agire. Quindi l'origano è un ottimo, ed è conosciuto per essere un ottimo antibiotico naturale. Ok. E Dulcis in fundo viene utilizzato anche per il nostro sistema linfatico e quindi anche per la cellulite. Quindi Questo è campo tuo, aggiungerlo nell'olio, in una crema, insieme anche ad altri, però aggiungere l'origano è un'azione potente, perché andiamo proprio a stimolare anche il rinnovamento, se vogliamo, delle nostre cellule. Aggiungere cipresso insieme, fantastico, quindi le innumerevoli proprietà dell'origano non finiscono con queste 10, sono sintetizzate in queste 10. Quindi, Lucia, se tu mi dicevi per la cellulite, perché so che è una cosa che è un problema soprattutto delle donne e non necessariamente delle donne robuste, giusto? Anche delle donne magre. Quindi c'è il trattamento della professionista, però poi mi dicevi che si può, giusto, fare qualcosa anche da soli. Sì, si può utilizzare, si può fare una crema, un olio personalizzato con degli oli essenziali. L'importante è ricordarsi che oli si usano, di evitare, adesso che andiamo incontro all'estate, oli naturalmente derivati, non so, limone, l'arancio, che comunque sono fotosensibili, bisogna comunque stare attenti. L'origano ha questa proprietà, no? Come dicevo prima, leggermente iperemizzante, quindi che stimola anche un discorso circolatorio, quindi creiamo un leggero arrossamento, una leggera iperemia, ed è naturale, quindi senza spaventarsi. Però se mettiamo una goccia diluita nella nostra preparazione, ce lo massaggiamo, aiuta a sciogliere, aiuta comunque appunto a lavorare e trattare il nostro problema, e lo mettiamo localmente. Perfetto. Attenzione, problematiche serie, vene varicose, eccetera, non devo andare a creare iperemia in quelle zone, posso metterla localmente dove non ho quel fastidio, ok? Ci tengo a dirlo perché magari presi dalla foga di voler cancellare la cellulite, la gente... mandiamo a fuoco le gambe? Via. No, ok, però questo è vero, perché l'origano, io quando ho provato a metterlo, io ho sempre il ciotolino di olio frazionato di cocco, no? Poi ogni tanto metto una goccia
e provo le varie sensazioni sul corpo, no? Ripeto, io non è una fragranza che amo, però effettivamente quando ho messo l'olio di origano e me lo sono sfregata, ho avuto quella sensazione, un leggerino formicolio, ho detto, caspita, mi si stanno scaldando le gambe. Non è una cosa, non è una canfora, per dire, No. però dà un pochettino, no? E infatti l'indicazione era proprio sfregate, proprio per avere quello che dicevi giustamente tu, questo effetto vascolarizzante, quindi vasodilatatore, quindi iperemizzante. Chiaro, se ho uno stato infiammatorio, assolutamente no. Quindi anche lì ci vuole il criterio e il buon senso. Quindi l'olio d'origano, come avevo detto all'inizio, olio poco conosciuto, ma dalle 1000 proprietà. Ok, quindi perfetto, direi che anche per stasera abbiamo detto un sacco di cose interessanti sull'origano. Ricordo a tutti di guardare anche gli altri video che abbiamo pubblicato e di iscriversi al canale per vedere tutte le nostre pubblicazioni. Lucia, ti ringrazio, grazie per la tua consulenza. Grazie. Alla prossima. Ciao ciao, Alla buona prossima, serata, ciao. buona giornata a tutti. Ciao ciao.